Il lavoro nobilita o debilita? Testo di Luca. In questo video voglio darvi dei punti di riflessione sul tema lavoro riferito a questa tecnosocietà. A chi ancora oggi crede che il lavoro renda liberi o che nobiliti l'uomo, desidero ricordare la sua origine etimologica. Lavoro dal latino labor, e cioè fatica, onde lavorare, ovvero durar fatica o anche operar faticando. In greco il concetto è analogo, ponos, vale a dire la brutalità della fatica fisica. Se pensiamo a quanto la società da migliaia di anni ha dovuto investire psicologicamente per adattare le persone a questa brutalità, viene difficile conciliarla con la propagandata e gratificante capacità che le viene attribuita. Curioso sapere che è scritto in modo chiaro sul cancello dell'entrata dei campi di concentramento: il lavoro rende liberi. Frase beffarda perché il lavoro forzato e la morte dei prigionieri contraddiceva il significato letterale del motto. Ricordiamoci, e non a caso, che è anche scritto nel primo articolo della Costituzione italiana: la Repubblica è fondata sul lavoro. Nella società attuale questa forma di schiavitù è amplificata dall'uso della tecnologia. Spesso la scusa che ci diamo per l'utilizzo di dispositivi elettronici è che servono per lavorare. Lavorare è diventata la parola d'ordine capace di giustificare tutto. Qualsiasi azione si faccia, anche se è deleteria ed umiliante, viene considerata legittima se compiuta per lavoro. Con la sua potente struttura piramidale, il lavoro occupa tutte le nostre aspirazioni di realizzazione personale e nell'immaginario collettivo viene considerato come la più importante tra le necessità umane. Ogni mattina, di ogni giorno, di ogni mese, di ogni anno, per almeno 40 anni della propria vita, rispondiamo con «Signor sì» al suono della sveglia. Rispondiamo all'appello del dovere come il fischio di un invisibile padrone. Lo dobbiamo fare anche se abbiamo voglia di stare a letto, fare altre cose molto più gratificanti. Parecchi sostengono che le cose siano cambiate con l'avvento del digitale, sicuramente, ma in peggio. Chi lavora col digitale non ha più l'obbligo di adunata fuori sede, ha l'opportunità di fare tutto da casa. Ma l'ordine delle cose non cambia. Spariscono le relazioni con i colleghi, spariscono gli orari, i giorni di riposo e le pause lavoro. Il fatto che la fabbrica appaia senza mura e senza strumentazioni di ufficio, la funzione non cambia, si rimane sempre dentro a quella ruota come un criceto. Questo tecnomondo sempre più esigente, competitivo, produttivo, nel quale la performance e il risultato ottimale prevalgono sui valori più importanti, impone di fare i conti con la capacità umana di sopportazione. Oggigiorno tutti dipendiamo dal sistema tecno-industriale, in maniera sempre più crescente per qualsiasi attività: mangiare, abitare, conoscere, divertirci, curarci e risolvere ogni nostro problema, anche il più basilare. Il concetto che è stato inculcato fin da piccoli è che possiamo sopravvivere solo agendo come componenti di questa immensa macchina che provvede ai nostri bisogni. Le pratiche di vita indipendente stanno a poco andando a scomparire, rendendoci incapaci di provvedere in maniera autonoma ai nostri bisogni. La civiltà ci induce a credere che non si può fare più nulla in grado di riabilitarci alla vita libera, facendoci credere anche che senza le sue comodità, la sua protezione e senza il suo dominio non siamo in grado di vivere. Ognuno di noi, proprio perché è chiuso in gabbia, vive quotidianamente le sue contraddizioni, i suoi paradossi e le sue congruenze. Abbiamo perduto la capacità di procacciarci il cibo per il nostro sostentamento, non riusciamo più a vivere senza farmaci, senza lavoro, senza televisione, senza smartphone e assistenti vocali, senza denaro. Abbiamo perso la manualità delle cose perché ci sono le macchine che fanno il lavoro per noi. Non siamo più nemmeno in grado di usare le proprie gambe per spostarci e, ancor più grave, non sappiamo più utilizzare la nostra testa. Ci sono i dispositivi che ce lo ricordano, calcolano e gestiscono le nostre agende. Siamo tutti ingabbiati, ma essere prigionieri non significa essere schiavi. Il prigioniero è consapevole di essere in stato di detenzione e, pur accettando il tutto, sa perfettamente che la libertà è al di fuori della prigione, ha in sé l'istinto di evadere. Finché lo schiavo è un prigioniero che difende la propria condizione di prigionia, e dunque la magnifica, accetta tutto quello che gli viene fornito e diventa sempre più assuefatto. Ha perduto non solo la sua capacità di comprendere che la libertà è fuori
fuori dalla prigione, ma anche di sapere cosa sia la libertà. Di conseguenza non ha nessuna intenzione di evadere. Ma a questo punto la domanda è: cosa fare? Non esistono ricette magiche, né formule già pronte. La libertà non è un prodotto, nemmeno un modello da seguire. Bisogna rapportarsi alla civiltà agendo con spirito da prigioniero e non da schiavo. Se civiltà significa progressiva perdita di esercizio delle nostre abilità e dipendenza verso i rimedi che offre il sistema, dovremmo rompere i lacci di questa dipendenza, riabilitandoci gradualmente alle nostre naturali capacità soppresse, mettendo pian piano la civiltà fuori dalla nostra vita. Siamo stati addomesticati da migliaia di anni e sia il recupero che il ritorno alla nostra vita naturale non può avvenire dal giorno alla notte. Fintanto continueremo a pensare all'onnipotenza tecnologica e che la tecnologia ci salverà la vita, ci uniremo alla massa di annichiliti, annullandoci sempre più. Se non ci opponiamo all'artificializzazione del mondo, la tecnologia prenderà il sopravvento. Vivere è la cosa più bella che ci sia, un piacere insostituibile. Non è uno strazio da dover sopportare giorno dopo giorno nell'attesa di un input telematico, né di un like o di un tweet, tantomeno di un tempo insignificante da far passare in fretta. L'unico modo di tornare a vivere è lottare contro tutto quello che ci tiene docili, sottomessi, spenti e avvinghiati nella rete, per riprendere in mano la nostra vera vita.